Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti a tutti dal vostro Luca Talan. Come state ragazzi? Tutto bene? Come andare a creare la nostra intesa squadra? Ragazzi sì, perché fondamentalmente è la cosa forse principale, conoscere appunto bene il gioco, i meccanismi e riuscire dunque a far proprio nostra la squadra, ok? Andiamo subito ragazzi in campo, vi farò vedere il modulo che attualmente ho. Non analizzeremo nello specifico il modulo, ma faremo più un discorso appunto generale per cercare di capire, o meglio farvi capire che cosa intendo con creare la nostra intesa. Vi ricordate ragazzi che su sto gioco appunto c'è quella sorta di numero che vediamo sulla destra, 3135, prima c'era appunto il discorso più specifico ancora dell'intesa, poi era stato eliminato, ma comunque l'intesa fondamentalmente, se vogliamo chiamarla intesa, attualmente è quando noi andiamo a mettere comunque l'allenatore che per dire ha per dire contropiede veloce come Mourinho e metto contropiede veloce nella squadra, quindi questa diciamo che è attualmente l'intesa. Ma come crearne noi una nostra personale? Cioè si può modificare appunto questo tipo di intesa? Allora ragazzi, ovviamente l'intesa del gioco è una cosa che dà il gioco in automatico, noi non possiamo modificarla, non possiamo fare nulla se non cambiare la disposizione dei giocatori in campo. Ma la cosa che noi possiamo fare però ragazzi, perché la nostra intesa qual è? È usare, come vi dico sempre, una squadra. Cioè capire quali sono i nostri giocatori chiave di quella squadra. Non parlo di passive, parlo proprio di meccanismi di gioco, cioè di movimenti che fanno, ok? E poi in base a quello scegliere più o meno un modulo o due moduli, tre moduli che alterniamo, perché ci sta che ogni tanto cambiamo, magari anche per diversificare, però il mio consiglio appunto è quello di non cambiare i moduli, cioè fargli qualche piccole modifiche, ma se potete, almeno voi, a differenza mia che devo sempre portare nuovi contenuti, cercate di lasciare sempre un po' il più possibile lo stesso modulo. Solo dopo ormai tante sconfitte, dopo che ormai il modulo vediamo, ci accorgiamo che proprio non gira più, ma non dopo 2 o 3 partite o 5, dopo 10, 12 partite, lo so, purtroppo magari se siamo in divisione possiamo perdere qualche punto, però ragazzi credetemi che è il consiglio migliore, perché l'alternare troppo i moduli vi fa perdere appunto quella che è sempre la vostra intesa. Perché? Perché chiaramente il giocatore X farà un determinato movimento con quel modulo, lo metto e ne farà un altro perché magari vicino c'ha per dire un'altra punta anziché essere una punta da sola. Il mediano, abituati a giocare magari a due mediani, improvvisamente giochiamo un mediano e di conseguenza la nostra intesa squadra cala, ma non, ripeto, quella del gioco, ma quella nostra personale. Come avete potuto notare ragazzi, io in tutte le squadre che faccio, in tutte le formazioni, a prescindere poi dai moduli, dagli stili di gioco, dallo stile di gioco squadra, ho comunque sempre ragazzi un po' dei punti cardine delle mie formazioni, perché fondamentalmente ragazzi poi anche nel calcio reale funziona così, no? Cioè l'allenatore se sa che per dire Mbappé o Messi sono i più forti, è difficile che li lasci fuori, magari alterna il centrocampista dietro che magari è un buon giocatore ma non è un Messi, magari alterna all'esterno e via dicendo, però lascia sempre alcuni punti, no? Alcuni punti cardine, no? Infatti quando si dice oggi gioca Milan-Inter per dire, no? E ovviamente ragazzi ci sono tutte le due squadre che cosa fanno se ovviamente se la rosa sta bene, non ci sono infortunati e via dicendo, cercano di mettere comunque tutti i migliori in quel momento a disposizione per poter vincere la partita. E noi ragazzi dobbiamo fare un po' la identica cosa, cioè dobbiamo avere dei punti cardine. Noi tifosi cosa diciamo? Diciamo oggi gioca finalmente in attacco, per dire giocherà Lautaro Martinez, per dire, adesso citando sempre l'Inter ma potrei dire qualsiasi altra squadra. Perché? Perché sappiamo che di quella squadra in quell'attacco è uno dei giocatori probabilmente migliori, se non il più forte. Quindi è un po' come che noi appunto andiamo a fare una squadra e il nostro giocatore preferito o comunque quello che ci segna più gol in assoluto lo lasciamo fuori. Ovviamente bisogna partire da questo. Ma quindi questo discorso diciamo, va fatto per ruolo, quindi per il centrocampo, per la difesa. Io per chi mi conosce appunto sono un fan ormai di questa coppia di centrali, Vieira idem con Patate perché è uno dei mediani più forti, di Mbappé lo stesso, gli altri invece chiaramente li alterno, una volta c'è Boga, una volta c'è Babet, una volta c'è Messi, una volta c'è Modric,
Però ragazzi, perché? Perché ho trovato appunto in questi 3-4 giocatori i miei punti cardine, diciamo le fondamenta sulla quale creare l'intesa con il resto anche della squadra. Perché fondamentalmente ragazzi è così appunto nel gioco, ma è così anche nel calcio reale. Quindi questo diciamo che è il consiglio forse di base da cui partire. Poi ovviamente ragazzi dobbiamo conoscere i moduli, dobbiamo conoscere come si comportano gli stili di gioco squadra, come si comportano gli stili di gioco individuali, che vi ricordo ad esempio Luka Modric tra le linee o Kylian Mbappé opportunista. Dobbiamo conoscere ragazzi tutte queste cose qui. Oggi ovviamente non entreremo nello specifico, anche perché ho già fatto i video specifici dove spieghiamo tutte queste cose. Tra l'altro un video molto interessante che vi consiglio di non perdervi, lo trovate sempre nel canale, i migliori stili per i migliori moduli, quindi attenzione ragazzi perché quello è un video molto molto interessante. Ma comunque ragazzi, ripeto, dobbiamo sempre considerare questi fattori, dobbiamo considerare le build, come ne andiamo a buildare una certa carta, dobbiamo considerare se diamo noi istruzioni individuali, quindi per creare diciamo l'intesa, no? Nostra, non del gioco, l'intesa nostra con il nostro team, quindi ovviamente dobbiamo avere in mente ben chiare queste cose qui. Io i consigli che vi do ragazzi ve li do sempre secondo la mia esperienza personale e come avete visto anche nei precedenti moduli in qualcuno non c'erano ragazzi istruzioni. Io ovviamente nel mio team diciamo di default, ok, se mostrassi la mia squadra base, io di solito darei il contropiede alla punta e il difensivo al mediano attualmente. Ma perché? Perché gioco con un opportunista in attacco e un incontrista a centrocampo. È ovvio che se poi andiamo a modificare gli stili di gioco magari potrebbero cambiare anche le istruzioni individuali, quindi è giusto avere diciamo una base, no? Un'idea dove bene o male andiamo sempre un po' a fare le stesse cose un po' con tutti i moduli, perché poi quella è l'idea nostra di calcio, vuol dire che vogliamo esprimere. Però delle volte appunto dobbiamo essere anche bravi noi a capire quando è il momento anche di levare magari quello che noi stiamo facendo. Ve l'ho già detto 1000 volte, io le mie impostazioni che do, le mie istruzioni individuali che do sono sempre quelle due. In questo modulo ragazzi non do istruzioni, non le ho date nemmeno nel precedente. Perché? Perché ho notato ragazzi che gira molto meglio così. Magari ecco, in questa maniera ho possibilità di sfruttare di più proprio gli stili di gioco. Cioè ad esempio mettere un senza palla a seconda punta qui ragazzi, per qualcuno di voi dirà sì vai ma che attacco è il senza palla, fa così, fa qua. E invece no ragazzi, funziona molto molto bene. Questo Bebeto è lo stesso una delle carte mie preferite. Io se non so chi portarmi almeno in panchina di solito porto lui, perché il senza palla è comunque uno stile di gioco molto interessante, bisogna capirlo e bisogna saperlo usare, ma se riusciamo a capire e a individuare i movimenti che fa ragazzi crea veramente le buche in mezzo al campo, o in questo caso anzi nella difesa avversaria. Quindi è veramente ragazzi sono giocatori ecco interessanti, bisogna semplicemente capire bene. Ma anche lì io per dire potrei mettere un Modric qui, ho notato che Modric con questo modulo fa dei movimenti perfetti, lo metto in un altro modulo e Modric diventa un buon giocatore ma non devastante come invece è messo qui con questo modulo. Quindi alla fine della fiera ragazzi poi sì è giusto fare tutti i bei discorsi, stili di gioco, istruzioni, via dicendo, ma poi bisogna anche capire testando sul campo se poi quello che noi stiamo cercando di dire funziona realmente. Perché io magari poi metto un altro giocatore che qui non mi fa quel movimento e dico no, tra le linee non mi fa questo movimento, quindi no, opto per magari ecco un opportunista, un giocatore chiave, un altro giocatore che magari può fare quel ruolo. Quindi il consiglio fondamentalmente qual è? Quello comunque di focalizzarci su pochi giocatori e da lì costruire la squadra. Altra cosa importantissima ed è fondamentale sono ragazzi, per creare una bella intesa è chiaro che noi giocatori come li muoviamo con il joypad, quindi è fondamentale avere le impostazioni corrette, fatte bene, e anche lì trovate nel mio canale sempre i video della quale parlo di come impostare correttamente il vostro joypad. È fondamentale, perché poi ragazzi i giocatori in campo da soli non si muovono, dobbiamo muoverli noi con il nostro joystick, e se non siamo nemmeno noi tanto sicuri di che cosa premere ovviamente
diventa insomma un patatrack, perché non si riesce più a capire bene che tasti bisogna premere, quando bisogna premere, se ci sono magari delle sequenze da utilizzare. Anche lì ne ho parlato diverse volte, come muovere la difesa, come fare dei passaggi OP, quindi per l'attacco. Sono tutte piccole cose, ragazzi, che poi fanno la differenza fondamentalmente fra chi gioca in divisione 1 e chi gioca poi in divisione 3, perché con tutto rispetto per entrambi ovviamente, perché anch'io quando vado in prima poi retrocedo e vado in terza quindi però ovviamente, ragazzi, in prima troviamo magari molta più gente, molte più persone che fa uso di questo tipo di meccanismi. In terza magari c'è qualcuno di noi che ancora non conosce bene questo tipo di cose, che deve ancora magari migliorare alcuni aspetti, e quindi non riesce magari a portare a casa la partita anche tirata che il Divisione 1 invece riesce a portarsi a casa e andare quindi avanti nelle classifiche. Fondamentalmente, ragazzi, sempre gira tutto intorno poi a questi discorsi che delle volte sono fatti di dettagli. Prima di andare avanti però, di ricordarvi dell'ultimo consiglio, il più importante di sempre, ragazzi, io vi ricordo dell'abbonamento che c'è sempre aperto al mio canale per chi volesse supportarmi, e io ne sarei veramente veramente molto grato. Sono a un costo di 1 euro barra 2 euro, quindi irrisorio, però per me veramente sarei molto fiero che qualcuno di voi decidesse di approdare quindi con l'abbonamento sul canale. E sono aperti invece in maniera gratuita anche sempre le affiliazioni, che trovate qui nei link in descrizione, di Amazon e Gamivo. Passando al link, semplicemente non paghereste nemmeno un centesimo in più. I prodotti è solo un modo per accedere, ecco, a questi due siti. Gamivo, una piattaforma videoludica, invece Amazon chiaramente conosciamo tutto, lo conosciamo tutti, insomma tutto quello che si può trovare al suo interno. Ripeto, questa invece è completamente gratuita. Il consiglio finale che vi voglio dare prima di salutarvi, ragazzi, è ovviamente: belle le chiacchiere, bello tutto, ma divertiamoci. Ragazzi, se il nostro cervello ci dice che è giusto cambiare moduli ogni tot di giorni, io vi do un consiglio, ragazzi: non fatelo, perché parlando appunto di Intesa, visto che oggi il video era sull'Intesa, vi dico, non la creerete mai, ok? Perché anche noi dobbiamo poi, quando cambiamo modulo, dobbiamo sempre stare lì a capire un po' il movimento, l'esterno torna, no, non rientra, quindi sta su, benissimo, allora posso fare i cross. Dobbiamo sempre poi anche noi, no, le prime volte, le prime partite, andare un po' a studiarci un po' il modulo, no? Però fondamentalmente, se noi ci divertiamo di più così, ok, quindi non ascoltando il mio consiglio, tra virgolette, ma ci divertiamo di più cambiando spesso, anche a costo di metterci a studiare, che attenzione, non è una cosa sbagliata, mettersi a studiarsi sempre nuovi moduli, nuove cose, perché comunque poi ci apre molto la mente e ci fa diventare anche più elastici da certi punti di vista. Va un po' a discapito ovviamente dell'intesa che possiamo creare noi della squadra, però se vi diverte di più così, ragazzi, fatelo, perché ovviamente poi questi sono tutti consigli, tutte belle cose che ovviamente funzionano così, però poi il joypad in mano, come già detto prima, ce l'avete voi, avete voi il controllo pieno della vostra squadra, e giustamente quindi la dovete gestire come più vi piace e soprattutto come più vi fa divertire, perché ricordiamoci sempre poi che è un gioco e lo scopo principale, a prescindere dalla divisione nella quale giochiamo, che può essere la 10ª o può essere la prima, deve essere sempre quella, ragazzi, di divertirci e passare magari una mezz'ora, un'ora, ecco, in tranquillità e in serenità. Fatemi sapere, ragazzi, mi raccomando, nei commenti che ne pensate. Io vi saluto e vi ringrazio, alla prossima dal vostro Luca Tran. Ciao!